Ciao ragazzi, bentrovati. Questo video sono veramente felice di farlo perché siete veramente in tanti che mi avete contattato sia sui social che in privato, su Messenger e tanti anche qui sul canale di YouTube chiedendomi cosa fare nel caso in cui ci fossero dei problemi sull'ecoscandaglio, e tanti in effetti hanno problemi sull'ecoscandaglio. Allora mi sono detto, facciamo un video così cerchiamo magari di rispondere a tante persone che hanno questi problemi e non sanno a chi rivolgersi o come fare. Sarà un video non troppo lungo, però abbastanza denso di informazioni e ovviamente non riuscirà a soddisfare tutte le richieste, tutte le situazioni possibili. E qui ci sta una tra le novità che propongo. Sulla descrizione del video troverete un link dove potete andare a inserire tutti i dati che mi sono necessari per vedere, per cercare di capire quale potrebbe essere il problema. E questo problema mi è venuto soprattutto con Messenger, perché quando mi contattate lì e io vi chiedo una foto, uno screenshot per capire l'installazione o vedere proprio uno screenshot dello strumento, e purtroppo non c'è questa funzionalità su Messenger, allora bisogna scambiarsi i telefoni, ma diventa tutto molto complicato e si perde tanto tempo. Sul modulo che ho preparato, torno a ripetere, c'è un link nella descrizione sotto il video. Voi potete sia allegare gli screenshot, potete scrivermi qual è il problema, potete dirmi qual è la barca in modo che io possa capire anche su cosa andiamo a operare, su cosa andiamo a lavorare. Mi scrivete qual è l'ecoscandaglio, la sonda, insomma tutte quelle informazioni di base che vi devo chiedere sempre per farmi un'idea e vedere se vi riesco ad aiutare in qualche modo. Comunque questo video non è soltanto di presentazione a quel link, ma cercherò comunque di darvi delle informazioni di base che possono esservi utili per risolvere i problemi più comuni. Allora, innanzitutto si possono dividere i problemi in due grandi categorie. La prima categoria riguarda i problemi che si verificano da subito, cioè io compro l'ecoscandaglio, compro la sonda o sostituisco la sonda, vado in mare e mi accorgo che non funziona come dovrebbe. Non riesco a vedere tutto quello che magari i miei amici vedono o tutto quello che su Facebook, su YouTube, gli altri utenti mi mostrano, tipo non so, gli archetti dei pesci, la stabilità del fondo, lo schermo pulito. Allora andiamo a analizzare un po' i problemi, cioè i motivi per cui si verificano questo tipo di situazioni. Poi c'è un'altra grande categoria che invece riguarda quelli che magari utilizzano l'ecoscandaglio già da 1 anno, 2 anni e a un certo punto iniziano la stagione e l'ecoscandaglio non va più come prima. Almeno questa è la sensazione, cioè non riesco più a trovare i mark, non vedo più bene i target, il fondo non è perfetto. Vediamo in queste due grandi categorie di fare un po' di ordine e di trovare magari le soluzioni a questi problemi. Allora, con l'installazione c'è problemi che si verificano subito dopo l'installazione. Normalmente riguardano l'installazione della sonda, che può essere di base di 4 tipi. Può essere da poppa, passante, quelle dove c'è anche il firing block, installazione a filo, sono quelle sonde più piccole, piatte, che servono soprattutto sulle barche più veloci, e dopo c'è l'installazione interno carena. Ecco, questi 4 tipi di installazione hanno ciascuno delle problematiche. Allora, l'installazione sullo specchio di poppa. E lì è facile capire che può essere troppo alta, troppo bassa, può essere posizionata in un punto dove si verificano delle turbolenze, può essere in un punto dove passano delle bollicine d'aria. Ho visto sonde montate sullo specchio di poppa su barche con motori entrobordo. Questo non è possibile fare. Linea d'asse con le eliche che stanno davanti alla nostra sonda, quella sonda funzionerà esclusivamente quando la barca sarà ferma. Se siamo in drifting o stiamo pescando bolentino, ok, si vede il fondo, ma normalmente quando siamo in movimento l'elica produce della turbolenza, anche delle bollicine, e queste ci impediranno di vedere qualsiasi cosa sull'ecoscandaglio. Quindi
sonde che vanno montate a poppa solo su barche con entro fuoribordo o fuoribordo. Poi la posizione della sonda. Non bisogna metterla sui gradini, cioè avete presente quei canali che sono sotto la barca, si chiamano pattini, che servono per tenere la barca un po' più in alto quando si è in navigazione. Beh, quei canali portano dell'aria. Se la sonda si trova in corrispondenza dell'aria che viene da questi canali, non riuscirà mai a leggere. Cioè, non riuscirà a leggere quando andiamo più veloci di 5-6 nodi. Quindi l'installazione va sempre fatta tra i pattini. Un'altra cosa, un altro sistema, ecco, ancora meglio. Se volete installare la sonda a poppa, la cosa migliore è andare con la barca implanata, fare una foto della scia e controllare la scia dove è più scura. Lì l'acqua contiene meno bolle. Quello è il punto ideale dove mettere la sonda. Vabbè, andiamo avanti. Sonda passante. Anche qui ci sono delle situazioni in cui la sonda passante non va montata o non viene montata bene. Se noi abbiamo davanti una sonda passante, per esempio una presa d'acqua, la presa d'acqua del raffreddamento del motore, questa creerà bolle, creerà turbolenze. La sonda passante va anch'essa montata in un punto dove non ci sono né turbolenze né bollicine d'aria, che vengono prodotte da prese a mare, per esempio, davanti alla barca stessa. Sonde interne. Lì sempre parliamo di prima installazione. Lì ci possono essere anche lì diverse problematiche. Quella più comune è che la vetroresina non sia proprio di prima scelta, abbia all'interno delle bollicine d'aria. Non va bene. Se abbiamo una carena con schiuma, per esempio come i Boston Whaler, non si può, a meno che non si fa un certo tipo di lavoro. Se noi abbiamo qualcosa che contiene aria tra la sonda e l'acqua, ovviamente tutto non può funzionare. Anche lì, se abbiamo una presa a mare davanti alla nostra sonda, anche se questa è interna, comunque funzionerà male, perché troverà le bollicine, le turbolenze della presa a mare. Quindi anche lì bisogna fare delle prove prima di andare a installare la sonda internamente allo scafo. Ma faremo un video proprio su questo, sull'installazione delle sonde, perché anche questo mi chiedete in tanti, e con un video forse riuscirò ad aiutare tante persone in più. Bene, dopo c'è ancora l'installazione della sonda a filo. Beh, lì il problema più comune è quello di montare la sonda nel modo sbagliato. La sonda internamente ha una freccia con scritto kill, che sta per carena, per chiglia. Quella freccia deve essere rivolta verso il centro della barca, dove sta appunto la carena, il centro della carena, non verso prua. Ok? Se quella la mettete verso prua, visto che all'interno quelle sonde hanno un cristallo che è posizionato in un certo modo, con una certa inclinazione, questa non funzionerà più bene. Stesso problema se compriamo una sonda a filo con l'inclinazione del quarzo che è sbagliata rispetto alla nostra barca. Se noi prendiamo una sonda a filo con il quarzo montato a 0 gradi e la andiamo a montare su una carena che ha 20 gradi di inclinazione, non funzionerà mai. Quindi bisogna sempre controllare l'inclinazione della carena, e nel video in cui spiegherò le installazioni vi darò tutte le informazioni per riuscire a risolvere questo tipo di problema, come si fa questo tipo di misurazione in un modo anche abbastanza semplice. E dopo va acquistata la sonda con l'inclinazione giusta. Se voi avete la sonda con l'inclinazione giusta e montata nel modo corretto con la freccia verso la carena, tutto funzionerà bene al primo colpo. Benissimo. Un altro problema, che è anche molto comune, sono i disturbi elettrici. In questo caso l'installazione c'entra della sonda, ma in modo relativo, cioè il problema non è determinato da come abbiamo installato la sonda nel modo fisico, ma è determinato da 2-3 fattori. Il primo, bisogna cercare di evitare di far passare il cavo della sonda vicino ad altri cavi elettrici. Questa è una cosa che io vedo fare spesso ed è assolutamente sbagliata. Seconda cosa, bisogna controllare le masse della barca. Anche lì
Su barche molto semplici, tutte in vetroresina, dove ci sono poche utenze, dove non ci sono grandi cose, non è proprio super necessario farlo. Però su barche dove ci sono tanti strumenti, bussole elettroniche, radar, ecoscandagli, VHF, lì cerchiamo di collegare le masse nel modo corretto e cerchiamo di tenere il cavo della sonda distante da tutto quello che può produrre disturbo elettrico. Vedi per esempio motori elettrici come pompe, la pompa della vasca del vivo, mulinelli elettrici, motore, cavi del motore. I motori di ultima generazione tendono a essere schermati, ma ci sono motori che sono abbastanza, diciamo che in modo frequente disturbano la nostra sonda. Possono essere anche motori entrobordo. Di solito l'alternatore crea questo tipo di problema, anche su motori diesel, quindi, dove non ci sono le candele. E lì cosa si deve fare? Bisogna prendere una batteria, metterla vicino al nostro ecoscandaglio, collegare l'ecoscandaglio direttamente alla batteria e capire se questo disturbo viene dalla linea elettrica o se viene dal trasduttore, cioè dal cavo del trasduttore. Come si riconosce questo disturbo? Sono barrette verticali che si trovano sia sopra la linea di fondo che anche sotto. Allora noi aumentiamo il range, andiamo su una scala per esempio di 200 metri su un fondo di 50 e andiamo a vedere se sotto abbiamo queste barrette verticali, o anche sopra ovviamente. Quelle sono le barrette verticali dovute proprio al disturbo elettrico fatto da altre utenze che abbiamo in barca. Andiamo a spegnere una per una tutte le utenze, compreso anche il motore, e vediamo se il disturbo effettivamente sparisce oppure rimane. Bene, questi sono tutti i problemi che si verificano nella prima installazione o quando andiamo a sostituire magari l'ecoscandaglio o andiamo a sostituire la sonda. Adesso vediamo invece problemi che si verificano dopo magari 1, 2, 3 stagioni in cui tutto ha funzionato perfettamente. Invece un giorno torniamo in barca, accendiamo, andiamo a pescare e mi sembra che non funzioni più come prima. Allora, anche lì bisogna vedere il tipo di installazione della sonda che abbiamo. Per esempio, una cosa abbastanza comune è che sulle sonde interne non venga controllato il liquido che sta all'interno proprio della scatola dove è contenuta la sonda. Quello almeno una volta all'anno bisognerebbe controllarlo, bisognerebbe fare un po' di manutenzione. Io consiglio di metterci dentro l'antiflu, cioè il liquido per la protezione dei radiatori. Con quello ho visto funziona tutto benissimo, si lo può recuperare da tutte le parti, una volta ogni 4-5 anni meglio aprire comunque la sonda, pulire tutto e metterne uno nuovo fresco, e con quel sistema funziona benissimo. Tanti utilizzano anche il gel per l'ecografia, ma costa tantissimo e io non ho assolutamente visto delle prestazioni migliori. Con il liquido antigelo per i radiatori non ho mai avuto problemi e ha sempre funzionato tutto bene, quindi io mi sento di consigliarlo tranquillamente. Se abbiamo le sonde esterne, che siano a filo, a poppa o su faring block, bisogna controllare se sono cresciute le alghe. Alghe creano disturbo, soprattutto quando nelle alghe si accumulano le bollicine d'aria. Le alghe tendono a trattenere quest'aria sotto forma di bollicine e quelle purtroppo creano grossi problemi. Ecco, se vogliamo proteggere le nostre sonde non dobbiamo assolutamente utilizzare l'antivegetativa che utilizziamo per i motori o per la chiglia, perché contengono sempre dei solventi e questi vanno sempre ad intaccare la plastica o la gomma dei trasduttori. Io vi consiglio della PropSpeed, la Full Free, che troverete, vi lascio anche un link nella descrizione, così vi faccio vedere il prodotto. Ecco, quella è un'antivegetativa apposta per trasduttori, io mi trovo molto bene, funziona. Una confezione può durare per più anni, non è che serva una confezione e si usa completamente tutta in un anno solo, a meno che non abbiate 20 sonde o 20 barche. Quindi ha un costo iniziale alto sicuramente, però è certificata anche dall'Airmar, quindi ti dà delle ottime garanzie di funzionamento.
Vediamo. Poi un altro tipo di problema possono essere i connettori che si ossidano. Quando magari noi durante l'inverno lasciamo la barca in mare e portiamo via lo strumento, il nostro connettore, lo spinotto del nostro trasduttore, può con l'umidità e con l'ambiente salino un po' ossidarsi. Ecco, controllate gli spinotti prima di metterli sopra, di attaccarli all'ecoscandaglio, magari puliteli, potete utilizzare quei prodotti tipo CRC, VD40, fatti apposta per i contatti elettrici però. Non utilizzate il VD40 normale, e soprattutto quando togliete lo strumento per la stagione invernale, prendete un po' di grasso di vaselina e ungete molto bene il connettore. In questo modo eviterete che si formino degli ossidi durante tutta la parte invernale. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Ecco, diciamo che queste sono tutte le cose che possono succedere dal punto di vista fisico e pratico. Poi c'è un discorso da fare sui settaggi. Tante volte si va a pescare, si smanetta, si fa qualcosa, si provano un po' di cose, non so, il clutter, il gain, trasmissione ecoscandaglio. Bene, in questi casi magari la volta dopo si torna ad andare in pesca e non ci si ricorda dove si è andati a toccare e non si riesce più a far funzionare nel modo corretto l'ecoscandaglio. Ecco, questo è un problema che anche si verifica molto spesso ed è molto difficile andarlo a ritrovare, nel senso che se io vado a, per esempio, a modificare la trasmissione ecoscandaglio, cioè la metto al minimo, e uno non è avvezzo, cioè non fa sempre questo tipo di regolazione, la volta dopo arriva in barca e si accorge che lo schermo non sta scorrendo e dice: qua cosa c'è, cosa succede, cosa non funziona. Beh, in questi casi qua, visto che i parametri sono veramente tanti e qualcuno può sfuggire, praticamente su tutte le macchine voi troverete nel menu principale, quello generale, un reset del software che riporta tutti i settaggi alla base, come di fabbrica, che normalmente funzionano. Quindi il mio consiglio è: se non riuscite a vedere bene, fate un po' di prove, alzate il gain, controllate che la trasmissione sia su on, fate tutte queste cose. Se non riuscite ancora a risolvere il problema, fate un reset della macchina, o ancora meglio solo della parte ecoscandaglio. Mi raccomando, però, fate un salvataggio dei punti prima, perché non si sa mai. Normalmente i punti rimangono in memoria, però è buona norma fare sempre un backup prima di fare un reset, soprattutto se si tratta di un reset profondo, come potrebbe essere un reset software o hardware. Benissimo, quindi salviamo i punti, tutti su una schedina, su un USB, vediamo un attimo che tipo di macchina abbiamo. Qualcuno usa USB, qualcuno usa le schedine SD, li salviamo e dopodiché facciamo il reset e riproviamo la macchina. Dopo il reset, l'unica accortezza, soprattutto se avete macchine che non sono tanto recenti, andate a controllare il settaggio del trasduttore, perché di default può essere che la macchina sia, diciamo, impostata su un trasduttore che non è il vostro. Quindi voi dovete sapere qual è il vostro trasduttore, andare nel menu e controllare che la macchina legga nel modo corretto il vostro trasduttore, cosa che di solito è automatica su tutte le macchine, diciamo, recenti, degli ultimi 5-10 anni. In certe macchine professionali però non è una cosa automatica. Si va a controllare il trasduttore nel menu principale della macchina, nel menu generale o menu ecosonda, nel caso stessimo usando un Furuno, proprio per essere sicuri che il trasduttore sia quello giusto e per avere tutte le funzionalità diciamo ottimizzate per quella sonda che noi abbiamo installato. Ecco, diciamo che questi sono i suggerimenti che mi sento di dare per quello che riguarda la risoluzione dei problemi più generali. Però se il vostro caso non lo individuate in questa scena, in questo elenco di cose, o non riuscite a risolvere il problema, andatemi a riempire il modulo di cui vi ho messo il link, sempre
nelle note, diciamo, del video. Cliccate su quel link, vi si aprirà una pagina, inserite i vostri dati, mi spiegate qual è il problema, allegate qualche foto se necessario, in modo che io possa dopo andare a visualizzare queste cose, vi risponderò sicuramente e magari se troverò qualche argomento interessante, qualcosa di nuovo di cui non ho parlato, farò un video magari per risolvere una certa categoria di problemi nuovi che voi magari trovate. Ecco, approfitto ancora per chiedervi di iscrivervi al canale, lasciate un like, mi serve assolutamente per poter crescere, per poter andare avanti e fornirvi contenuti sempre più belli, interessanti, nuovi e per fare anche un po' di pratica. E anche, non vi nascondo, un po' di soddisfazione personale, perché comunque c'è del tempo, c'è dell'impegno e se siete contenti di quello che sto facendo fatemelo sapere. Vi ringrazio ancora e vi auguro un grande divertimento con i vostri strumenti. Ciao, alla prossima da Davide.